Questa pianta è un portento, lascia che ti spieghi i motivi. Ciao, sono Alberto Zippo, cultore del benessere, ed oggi analizziamo l'astragalo. Prima di iniziare, se questi argomenti sono di tuo interesse, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora, bando alle ciance, volume a palla, partiamo! La medicina tradizionale cinese fornisce sempre molti spunti utili per la nostra salute ed uno di questi è l'utilizzo dell'astragalo. Nel dettaglio, la specie chiamata Astragalus membranaceus ha proprietà che la collocano di diritto nella categoria dei migliori anti-age, ma andiamo con ordine. Innanzitutto si tratta di una pianta con proprietà immunostimolante, ovvero capace di stimolare le difese immunitarie, potenziando dunque la capacità di combattere le infezioni. Fornisce infatti anche azione antivirale, di conseguenza un suo utilizzo nei periodi più freddi può essere molto efficace. Tra poco vedremo in che modalità è possibile assumerlo, ma analizziamo prima i motivi per cui dovremmo farlo. Si tratta di un composto epatoprotettore, ovvero che è in grado di promuovere il metabolismo epatico e la funzione di escrezione biliare. In aggiunta è un potente antitrombotico, è capace infatti di sciogliere i coaguli migliorando la circolazione sanguigna. Nella medicina cinese l'astragalo viene utilizzato frequentemente per il trattamento di miocarditi acute di origine virale, ma anche come rimedio diuretico e per contrastare i calcoli renali. L'assunzione di questa sostanza aumenterebbe perfino la sensibilità all'insulina, migliorerebbe la degenerazione maculare e ridurrebbe il rischio di osteoporosi. Sembra evidente che questa pianta possa essere davvero una valida soluzione per risolvere svariate problematiche. È anche un validissimo antinfiammatorio e potenziale antitumorale. Queste sue proprietà derivano principalmente dal suo principio attivo contenuto, l'astragaloside 4. Molti studi realizzati su animali hanno dimostrato i suoi effetti benefici, specialmente a livello neurologico e cardiovascolare. Questo composto inibisce le infiammazioni ed induce l'apoptosi, che abbiamo imparato a conoscere nei precedenti video di questa miniserie. Come accennavo, ha anche proprietà antitumorale, specialmente contro il cancro ai polmoni e alla vescica. Il suo utilizzo aumenterebbe inoltre l'efficacia della chemioterapia, riducendone però la tossicità. Analizzando nello specifico la tematica di questa playlist, ovvero l'anti-invecchiamento, non posso non citare alcuni composti anti-age contenuti appunto nell'astragalo. Questa pianta è infatti ricca di amminoacidi, polisaccaridi e flavonoidi, tra cui la quercetina, anch'essa già analizzata in questa serie. È fonte inoltre di minerali preziosi per contrastare l'invecchiamento, come il selenio, ma anche zinco, manganese e rame. Nello specifico vi è un estratto chiamato cicloastragenolo che è unico nel suo genere, tanto da portare un'azienda statunitense a brevettarne una formula specifica, venduta sotto forma di integratore. Il motivo è dato dal fatto che il cicloastragenolo avrebbe un'azione benefica sui telomeri, che se ricordi sono le sequenze di DNA al termine dei cromosomi. Più essi si riducono e più invecchiamo, fino ad arrivare alla morte cellulare. Il cicloastragenolo sarebbe un potente attivatore della telomerasi, specialmente nelle cellule neuronali. Ciò può permettere perfino una migliore gestione della depressione, come riportato in uno studio del 2014 realizzato sui topi. Un trattamento di sole 10 settimane potrebbe ritardare la senilità e migliorare le alterazioni legate all'età, sia nella risposta motoria che nella memoria. Anche in questo caso si tratta sempre di uno studio realizzato su topi. Si potrebbero analizzare le sue proprietà benefiche per molti altri minuti, ma non credo sia necessario. È più che sufficiente quanto già abbiamo visto. Parliamo piuttosto di come possiamo assumerlo. Si possono realizzare tisane e decotti con le sue radici essiccate, aggiungerlo in polvere oppure trovarlo in forma di tintura madre o anche integratore. Per quanto riguarda le modalità di preparazione di una tisana, dipende dal prodotto che si acquista e dall'intensità che si gradisce. Generalmente è sufficiente un cucchiaino, massimo 2 per tazza. Come solito si porta l'acqua ad ebollizione e poi si lascia in infusione per circa 8-10 minuti e poi si filtra prima di berlo. Come accennavo poc'anzi, esistono anche integratori di astragalo. Vi sono alcune aziende che commercializzano questi prodotti e, come solito, si trovano facilmente in erboristeria oppure in siti internet specializzati.
Gli integratori di astragalo si trovano singolarmente o in combinazione con altre erbe. L'astragalo generalmente ha pochi effetti collaterali, ma sarebbe consigliato non assumerlo per tutto l'anno. È sconsigliata l'assunzione in gravidanza e, a causa della sua azione fluidificante del sangue, coloro che stanno assumendo dei farmaci anticoagulanti dovrebbero evitare. Ovviamente è sempre indicato consultare il proprio medico. Personalmente reputo l'astragalo un validissimo elemento per proteggere e migliorare il nostro benessere. La sua azione anti-age è innegabile, ma siccome risulta un portento come immunostimolante ed antivirale, credo abbia senso assumerlo anche solamente nel periodo invernale. Ovviamente non è l'unica sostanza utile per proteggerci nei mesi più freddi. Esistono altri elementi utili a potenziare il sistema immunitario, come quelli di cui ho parlato in questo video, che ti consiglio vivamente di guardare. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e ci vediamo al prossimo video.